Perché, proprio come ho detto, l'isola ha un'energia particolare, il posto ha un'energia particolare. Uno interessato a queste cose qua è il parco giochi. Parco giochi. Niente, andiamo a vedere, però silenzio. Erano un po' presi male. Ci divertiamo poi alla fine, non si può neanche chiamare lavoro, ecco. Oggi ci troviamo a Koh Phangan, una delle isole del Golfo della Thailandia, e oggi finalmente possiamo parlare solo italiano, quindi un video più dedicato al pubblico italiano, perché sì, mi trovo a Koh Phangan, ma mi trovo in una struttura gestita da una famiglia italiana che da tanti anni vive qua, ha cambiato vita, si è costruito una vita qua. Innanzitutto sto alloggiando in quella che è la struttura che si chiama Coco Healing. Adesso vi faccio un room tour. Ok, questa è la stanza. La stanza, scusate ovviamente il disordine, lì c'è la postazione di lavoro e uscendo abbiamo questo bellissimo giardino. Ecco, siamo precisamente qua, ci troviamo nella zona nord dell'isola. Questo è il fuori, il giardino, e come vedete lì c'è anche uno spazio per rilassarsi, e lì abbiamo il nostro Eric. Ciao! Eric è uno dei componenti di questa famiglia che vi ho detto, ed è praticamente la persona che gestisce Coco Healing, che è questa struttura. Esatto. È il figlio di Deborah, che in realtà è la persona che ho conosciuto, che ho scoperto per primo. Deborah non si trova qua in questo momento, ma per fortuna la vedremo a Bangkok, quindi non so se questo sarà un video intero o sarà un video diviso in due parti, però la troveremo a Bangkok proprio per uno degli eventi a livello spirituale che fanno loro, perché questa famiglia si occupa di spiritualità sostanzialmente, giusto? Esatto, e poi facciamo ritiri insieme, facciamo eventi insieme. Adesso mia madre è a Bangkok fa altri eventi e vive anche in altre parti della Thailandia, e appunto il nostro centro è, diciamo, la base di questi ritiri, dove le persone vengono proprio a Koh Phangan per fare i ritiri. Adesso poi nei prossimi mesi ci saranno anche dei ritiri in giro per la Thailandia, e saranno strutturati nei vari posti della Thailandia, tra cui anche Koh Phangan. Certo, perché Deborah, cioè, lavora con persone che vivono qua in Thailandia, giusto? Lavora con persone che vivono qui e anche più che altro persone che vengono dall'Italia. Ok, Quindi i ritiri principalmente sono con italiani. ok. Organizzate, diciamo, viaggi spirituali per gli italiani. Una domanda prima di passare, diciamo, al resto. Come mai avete deciso proprio Koh Phangan come base fissa? Perché Perché noi la prima volta che siamo venuti in Thailandia, appunto una decina d'anni fa, siamo venuti in Thailandia proprio per seguire un corso. Eh, Dopo questo corso ci siamo proprio innamorati di quest'isola. Abbiamo sentito come l'energia era diversa. Contate che quest'isola è fondata sul quarzo rosa, quindi sicuramente questo influisce sull'energia, influisce il fatto che molte persone da tutto il mondo vengono qua per lavorare su di sé, e eh, si può proprio respirare un'aria buona, c'è l'acqua, ci sono i laghi, c'è il mare, ci sono le montagne, c'è il sole, c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno, la natura, e quindi secondo noi era proprio il posto ideale per fare questo tipo di pratiche, questo tipo di ritiri. Tu sei il figlio di Deborah. Sì, Io, come tanti, ci siamo anche confusi perché io pensavo fossi il compagno. sì. Tante persone si confondono,
Perché in realtà tu hai 20 anni, Abbiamo solo 17 anni. 17 anni di differenza, no? Sì. Esatto. Tu, da che hai memoria, tua mamma ha sempre fatto queste attività. Come ci sei entrato tu? Come ti ha coinvolto? Allora, mia madre, già da quando ero piccolo, mi ricordo che si dedicava proprio all'aiutare le persone a trovare il proprio stato di salute, il proprio stato di benessere. Ha iniziato, appunto, ha iniziato appunto insegnando fitness, ginnastica, nelle palestre e poi si è sviluppata di più nell'alimentazione e poi si è sviluppata nella spiritualità. Ciò che lei fa adesso è un insieme di queste cose, diciamo, una salute e benessere a 360 gradi. E ovvio che io essendo piccolo, già da piccolo io, come dire, come una spugna assorbivo tutte queste cose, tutte queste nozioni e vedevo quello che faceva lei e quello che faceva fare agli altri. E quindi poi col tempo per me è venuta una cosa naturale. Proprio lo stile di vita che noi adottiamo, quindi alimentarsi bene, avere una buona base spirituale, avere un buon supporto mentale e, e quindi questo ci ha portato poi alla fine a fare tutto quello che facciamo oggi e ovviamente mi ha influenzato perché da piccolo ero a contatto già con queste pratiche, con queste cose. E sì, come ha detto lui, ci scambiano a volte per fidanzati o fratello e sorella spesso anche, perché Anche. trovano un po' di somiglianza. Certo. Quando diciamo madre e figlio sono un po' tutti Esatto. scandalizzati. Esatto. Allora, adesso ci siamo spostati perché c'è un po' di inquinamento acustico. Eric, dici tu dove siamo in questa bellissima stanza. Io ho già accennato un po' prima, però. Esatto, qua siamo proprio nel nostro ritrovo, nel nostro centro dove principalmente le persone vengono a fare i ritiri e abbiamo avuto modo di ospitare parecchie persone e insomma siamo rimasti contenti noi, contenti loro, è un posto meraviglioso nella natura e sì, oltre a questo mi sono dimenticato di dirvi abbiamo anche un'altra struttura proprio qua a 2-3 minuti. Quanto tempo ci avete messo a creare queste strutture? Non molto, vabbè, questa struttura qua è già aperta da un anno, però abbiamo comprato il terreno circa 2 anni fa, dopodiché ci abbiamo messo 6 mesi per costruire, più o meno. Ok. 6 mesi e dopo questi 6 mesi, proprio credo 2 giorni prima di aver finito le costruzioni, 2 giorni dopo abbiamo avuto già persone a fare il ritiro. Ah, cavoli. Sì. Perché sì, questa struttura nasce principalmente per ospitare le persone che vengono a fare i ritiri, per dargli un posto dove Esatto. stare senza cercare altri alloggi, giusto? Esatto. Però mi dicevi che vengono anche persone, perché voi dove vi annunciate, insomma, con Coco Healing. Allora, principalmente diciamo che vengono italiani dall'Italia a fare ritiri con noi. E a volte vengono anche stranieri a fare ritiri, consulenze e altre volte ospitiamo anche persone, ovviamente in linea con il posto. Spesso vengono anche persone proprio a stare da sole o a fare proprio un ritiro per conto loro. Perché, proprio come ho detto, l'isola ha un'energia particolare, il posto ha un'energia particolare e le persone vengono qua proprio per lavorare su di loro. Ok, qua invece ci troviamo nell'altra parte di Coco Healing. Sì, Appunto, questo è un altro appartamento. un altro. E queste sono strutture nuove, sono di 3 mesi fa soltanto e è un posto anche molto tranquillo, molto carino. Sì. Sì. Diciamo che sì, dai, l'ambiente non è affatto male. Di là mi piace molto, Sì. Di là Queste forse, anche sono piene. cioè di sono clienti. tutte e due già occupate. Sì.
Ottimo. Sì, E sì, sono sì. persone, per esempio, in questo momento che... Queste persone invece hanno prenotato da esterno, non sono Veste. qua per fare i ritiri. Ok. Sì. Tu dici che è anche comunque un buon posto per venire a staccare, no? Sì, anche se uno vuole fare un ritiro da solo. Ad esempio qua c'è una ragazza da sola, è qua già da 3 mesi, Sì. e lì invece c'è una famiglia. E sta facendo cose, Per diciamo, conto suo, sì, insomma, si rilassa. si rilassa. E- Sì, perché vi posso garantire che qua attorno Sì. non è che c'è molto, cioè senza il motorino non vai da nessuna parte qua Sì, veramente. a Copangan no. E lì invece c'è una famiglia che sono qua in vacanza. Poi torniamo un attimo all'attività che proponete. Allora, Deborah innanzitutto, poi ce lo dirà anche lei, fa tante consulenze online. Sì, Consulenze legate più che altro alla crescita personale, possiamo esatto, dire. legate alla crescita personale, alla detox, all'alimentazione, a lavorare sulla propria mente, sui propri blocchi, sui propri limiti, sul proprio bimbo interiore, su pratiche, molte pratiche anche di dinamiche, di Osho o meditazioni guidate. E diciamo che sì, lei si è specializzata in tutte queste pratiche che poi Certo. portano al benessere delle persone. Ah, dalla sua esperienza, diciamo, dalla sua esperienza ha preso tutte queste pratiche e le ripropone. Sì, Quindi le ha fatte sue e poi le ripropone. Sì. certo, dalla Sì. meditazione più Sì. semplice alla meditazione dinamica di Sì. Osho, addirittura fate anche il kirtan. Il kirtan, sì. Il kirtan lo facciamo principalmente con le persone di qua, le persone che vivono qui. Ultimamente lo facciamo un po' in tutte le parti della Thailandia. Settimana scorsa l'abbiamo fatto a Bangkok. Tra un po' lo rifaremo a Bangkok, poi a volte lo facciamo a Hua Hin, che è un altro posto a 3 ore da Bangkok, sul mare, molto bello. E sì, ci divertiamo poi alla fine, non si può neanche chiamare lavoro, ecco. Anche se comunque suppongo che, cioè, di lavoro dietro ce n'è, no? Perché sono tante Ce cose. n'è molto, anche proprio tutte le cose burocratiche, soprattutto all'inizio con le costruzioni, abbiamo dovuto seguire tutti i dettagli. Ok, qua dove ci troviamo? Ci troviamo all'Inner Wall, che è il luogo dove nei ritiri si fa la meditazione camminata che dura qualche ora. Qualche ora al giorno si fa questa camminata dove si rimane in presenza, in meditazione, e si osserva semplicemente cosa accade dentro di noi dopo un po' che camminiamo avanti e indietro. Vi facciamo vedere la sala, è aperta, in mezzo alla natura, anche questa. La camminata si fa a piedi nudi? A piedi nudi, perché non è nello sterrato, diciamo. E ecco, questo è il posto. Adesso magari scendiamo e vi facciamo vedere meglio. Facciamo silenzio perché già... Ecco, questo però è uno dei posti dove voi venite a fare queste attività. Esatto. È gestito da thailandesi? No, da israeliani. Ah, da israeliani. Sì. Ok. Sì, sì, sì. E niente, andiamo a vedere, però silenzio. And Filippo wants to, if you know for how long, Not sure. maybe for more than 1 week. Yeah. Okay, so maybe I'll talk to you. Yeah. Okay. There are activities, but maybe not something to be recorded as well. You have to ask. No, then this is just for me to I can maybe tell do some you. activity. Erano un po' presi male.
Dove ci troviamo qua, Eric, invece? Ci troviamo in un altro centro yoga, un altro centro di guarigione dove a volte facciamo delle pratiche e degli esercizi anche qua. Adesso vi facciamo vedere, probabilmente adesso c'è una classe in corso, quindi non siamo sicuri di poter entrare. Esatto, Però- entrare, filmare, perché qua spesso Con la privacy. con la privacy si fanno un po' fatica, perché poi vabbè, Fanno- anche le pratiche che si fanno sono abbastanza molto... Ecco, qua dentro, ovviamente ora hanno chiuso la porta, Sì, è una bella sala grossa, in mezzo anche qua alla natura, e là c'è il mare, adesso ve lo facciamo vedere, e è uno dei centri più carini, direi, esatto. dell'isola. E qua questo. per esempio cioè abbiamo visto che di là si fanno le meditazioni camminate. Esatto. Qua invece che tipo Qua- di cose fate? Qua principalmente facciamo i kirtan Ok, in questa sala e a volte sì, si possono anche fare pratiche come Qigong, lo yoga certo. o lavori più emotivi. Fanno anche percorsi di pulizia del corpo proprio. Ok, te che tipo lo yoga lo conosciamo, il kirtan è un canto, vero? Kirtan è un canto proveniente dalla tradizione indù dove si cantano dei nomi che provengono da divinità induiste. Ogni nome porta qualcosa nella tua vita, qualcosa di energetico, ha un suo significato. Questa è una sala, poi ce n'è un'altra là, ma questa è la più grossa. E a breve, quando saremo tutti e tre qui, faremo un kirtan qua. Ok, E quindi prossima attività prossima insieme, attività il kirtan, il kirtan. che vi consiglio a tutti di guardarli, magari anche cercate su YouTube. Esatto, di che cosa si tratta? Io l'ho provato insieme degli amici che lo fanno, Sì. Babanan Kevalam, Mhm. e è comunque bello, è comunque bello. Non tanto seguire la religione quanto il significato poi alla fine, no? Certo, Poi tutte alla fine hanno lo stesso significato. io penso che ci siano talmente tante cose, tante opportunità che con la giusta curiosità e al rispetto si può provare di tutto. Sì, E poi sta uno vedere cosa, come dire, ha più effetto su di lui, cosa gli fa meglio e magari poi andare a focalizzarsi su qualcosa tutto il più. sì, ci fa aprire a cose nuove, se no magari ci chiudiamo, non possiamo avere l'opportunità di imparare cose nuove. Questo qui c'è, là in fondo c'è la sala, c'è anche il ristorante vegano Ok? e c'è una piscina qua. L'alimentazione qua è solo vegana. Certo, In tutti i centri yoga a Koh Phangan, ma anche in altri posti, l'alimentazione è vegetariana ma spesso vegana. spesso vegana. Proprio perché è il percorso dello yoga, l'alimentarsi di cibo che ci dà energia, energetico, e non cibo che ha subito magari sofferenze. Ok, Sì. tipo per esempio Deborah, Sì. che ripeto poi conosceremo, ha un'alimentazione vegana Crudista, e lei. crudista Sì. addirittura, Sì, mentre tu Eric sei solamente vegetariano. esatto, sì. Io vabbè ho tolto i latticini per scelta, però allora diciamo che io mangio molta frutta e verdura cruda come mia madre, però mangio anche a volte se capita delle cose cotte. Ecco, guardate che spettacolo. E qua la gente proprio sta nel chill, come si suol dire. Si La rilassa. cosa più importante è rilassarsi, tanto. Sì, prima di tutto Se quello. non sei rilassato non puoi fare niente. E E qua tante persone vengono proprio per staccare dalla loro routine, dalla loro a volte anche famiglia che li può condizionare negativamente, da altre cose che magari li fanno stare in pensiero, e qua vengono proprio per liberarsi Sì. dai pensieri, liberarsi dalle preoccupazioni. Anche- E quando pratichi non hai tempo per pensare ad altro, esatto. quindi se hai il focus nelle pratiche. O meglio, forse pensi tanto, però pensi tanto A te stesso. a te stesso Sì, e una non cosa- tanto
i pensieri intrusivi. Esatto. Quello che dici tu è anche fondamentale, perché comunque noi, obiettivo del canale è quello che stiamo facendo, Sì, però c'è chi dedica la sua vita a determinate cose è ancora visto come un fricchettone che sta sì, perdendo tempo sostanzialmente. esatto. E questa è l'altra sala, che è una sala sul mare bellissima. Ok, qua cosa Questa. fate? Qua a volte facciamo i kirtan anche qui, la usano tutte e due, diciamo. Ah, ok. Usiamo tutte e due le sale. Ok. E poi vi portiamo qua, che c'è il reparto anche sauna e ice bath, bagno ghiacciato. Quindi questo è un posto proprio... Come nella home center. Esatto, un posto completo, no? C'è il cibo, se vuole una persona può rimanere qui anche tutto il giorno. C'è il cibo, c'è la sauna, ci sono attività e tutto rivolto al proprio benessere alla fine. Vedo che qua c'è anche, vabbè, un piccolo caffè, gente che Esatto. lavora. Qua come funziona? Puoi venire con una consumazione, magari lavorare? Puoi anche venire da esterno e poi prendere qualcosa da bere e da mangiare, sì. E puoi stare lì poi Sì. a... Ecco, questo è interessante anche. Qua per- c'è la sauna che però al momento credo che sia chiusa perché apre di più verso il pomeriggio. Ok, questa, vabbè, è Questa la, è quella secca, la dry, questa è la sauna abbastanza piccola, sì. E- E questa è quella umida, la steam room. tipo bagno turco. Esatto, con le erbe thailandesi. E invece c'è il reparto dove alla sera magari si mettono vicino al fuoco. Esatto, anche qua il... Per rilassarsi, e poi lì c'è la cold plunge che è l'acqua fredda e qua c'è l'ice bath che è il bagno nel ghiaccio. Qua ci si mette intorno al fuoco tranquilli. Esatto. Magari si suona queste cose qua. Sì, L'ice bath. alternato con la sauna. Alternato con la sauna, bagno ghiacciato. Si fanno anche le cerimonie del cacao? Sì, Sì? si fanno anche le cerimonie del cacao e a volte le fanno anche qui, credo. E sì, a volte vengono anche accompagnate da altre pratiche. Sì, Qua ci sono un sacco di stranieri che fanno questo tipo di attività. Thailandesi che le fanno o solo al massimo si aggiungono a queste attività? allora, qua a Koh Phangan, se devo essere sincero, thailandesi che fanno queste pratiche ce n'è veramente pochi. A volte si trova magari uno o due insegnanti thailandesi di yoga, ma non tantissimi. Invece ho notato che a Bangkok ce ne sono veramente tanti e la maggior parte sono thailandesi. Ottimo. Anche proprio gli allievi e gli insegnanti. Quando noi facciamo i kirtan o delle classi là, delle lezioni, sono tutti thailandesi principalmente. Ottimo. Mentre in quest'isola sono tutti stranieri, quindi è Ecco. proprio un pubblico diverso. Pubblico diverso. Ecco, qua vi facciamo vedere meglio Sì. l'ice bath che adesso sono chiusi. Credo che aprino attorno alle 5, l'ora del tramonto. Tu l'hai provata? Sì, E... prima la facevo tutti i giorni praticamente. Ah, dicono che mi hanno detto che Sì, ti toglie molto i pensieri negativi. sì, e anche tensioni nel corpo proprio. Poi alla fine le nostre emozioni e il nostro corpo sono collegati. Mhm. Quindi quando vai a rilasciare cose nel corpo, rilasci anche emozioni. E questa è una buona pratica da fare una settimana, 2 o 3 volte, 4 volte sicuramente. Cavoli, Sì. ottimo. Anche Alternata alla sauna. Sì, fare magari... È bene iniziare col freddo, Sì. secondo me. Inizi col freddo, sauna, freddo, sauna e finisci col freddo. Ok, L'importante è iniziare e finire col freddo. ok, E poi ti fai una doccia. ok. E poi nella sauna i nostri muscoli si rilassano. Ah, Quindi anche se dobbiamo fare dello stretching, delle cose, è molto più facile e molto più benefico per il corpo. Qua c'è sempre tutto, esatto, è sempre tutto molto settimana per settimana specificato. Sì, Tutto il giorno ci sono attività, breathwork anche qua, ice bath, meditation, yoga, dynamic meditation, sì. cioè c'è tutto, c'è tutto. Se uno è interessato a queste cose qua è parco giochi. Parco giochi. Ok. Quindi
E l'area massaggio? Credo che sia dentro queste stanze, Ah. sono private. Ok, in queste stanze Sì. qua. Ok. Sai anche qui, se sono all'aperto fa un po' caldo. E qua venite in spiaggia e cosa fate? Qua no, a dire la verità in questa spiaggia veniamo solo un po' per guardare il tramonto, per rilassarci, però poi ci sono altre spiagge dove si può anche praticare, dove c'è ombra, è più piano, quindi si riesce a fare bene le pratiche. Dopo le attività, Sì. insomma, diciamo. Anche lo human design non è la prima volta che lo sento. Astrology. Guardate, cioè, cosa vuoi chiedere di più? Cosa vuoi chiedere di più? Sul mare. Eh. Abbiamo scelto la Thailandia proprio come stile di vita, no? Il clima è sempre caldo, ci sono delle belle spiagge, il popolo poi alla fine è rilassato, accogliente anche in un certo senso. E quindi ci è proprio piaciuto. Poi noi dalla prima volta che siamo venuti l'abbiamo esplorata, abbiamo anche conosciuto delle persone e ci è piaciuto. Magari altri posti dell'Asia, sai, non hanno un clima uguale o ci sono situazioni un po' diverse. Premetto che l'Asia io non l'ho girata tantissimo, principalmente l'Asia, ho visto la Thailandia. Mm. E poi ho detto perché no? Clima buono, persone buone, sicurezza, vai per strada, sei tranquillissimo, non hai il problema, "Ah, qualcuno mi ruba la borsa, anche le chiavi di casa, cioè puoi anche lasciare la porta aperta, non abbiamo videocamere o non ci sono questi tipi di problemi. E ripeto, abbiamo scelto Koh Phangan perché se poi vai in altri posti della Thailandia magari sono più come Bangkok, sai che è più trafficata. Certo, ok, sì, sì. Altri posti sono più trafficati e meno indirizzati al lavoro su di sé, anche se comunque a Bangkok ci sono dei posti molto belli e molto spirituali, molto carini anche nella natura. Tu pensa che a Bangkok non lo diresti mai? Cioè, Sì, io Bangkok personalmente l'adoro, sì. però rispetto a tutto ad altri posti che ho visitato la Thailandia mi sembra quella meno spirituale. Ci sono dei monasteri bellissimi. L'altra volta siamo andati in un monastero che ci sono monache, credo solo femmine. E questo posto è proprio nel centro di Bangkok. Però non appena entri da quel cancello ti sembra di entrare in un altro mondo. Silenzio, alberi di 200-300 anni, proprio grandissimi, che hanno piantato loro, tra l'altro, perché è un monastero molto antico eh, e c'è un'energia molto particolare anche in alcuni posti a Bangkok. Poi sì, dipende sempre dalle zone in cui vai, ma anche qua in quest'isola dipende dalle zone in cui vai. A volte ci sono le zone più indirizzate ai party, all'alcol, alle droghe, Certo. un po' come in tutti i posti, ecco. Sì, alla sì, fine. sì. Diceva Deborah che la parte nord è più dedicata Sì, alla spiritualità e poi c'è la parte sud è proprio quella più dei party, del full moon party, eccetera, eccetera, no? esatto. Sta un po' a noi vedere l'energia con cui siamo più in sincronicità, ecco. Certo. Tu cosa ne pensi di quell'altra energia più dedicata? La percepisco un po' come un'energia un po' più bassa, ovviamente, però ci sta, cioè se le persone ci vanno e si divertono vuol dire che è perfetto per la loro esperienza evolutiva, sicuramente. Ok. Io ho deciso di non seguire quella via lì, ecco. Posso avere svago anche senza bere alcol e fumare o Ah, certo. fare uso di droghe. E poi sta tutto un po' alla dipendenza, no?
Perché Sì. se dici uno, vabbè, bevo un bicchiere di vino ogni tanto, non è che... No, vabbè, Ecco, certo. però sta tu, se una sera di vino ti manca, che tutti i giorni lo bevi o tutti i giorni fumi le canne, poi senti proprio che il tuo corpo necessita di questa sostanza, allora lì c'è da lavorarci. C'è da È lavorarci. una dipendenza. Bene ragazzi, qua da Koh Phangan è tutto, vi abbiamo fatto Sì. vedere un po' come funziona la vita, l'organizzazione qua delle pratiche spirituali di Deborah e Eric. Noi ci vediamo tra non molto a Bangkok, Sì, ci sarò anch'io, credo. ci Sì. sarai anche tu, Sì. con anche Deborah, dove vi mostreremo, entreremo un po' più nel vivo e vi faremo vedere proprio una giornata, un evento che quel giorno sarà della pratica Kirtan, giusto? Esatto. Eric, grazie di tutto. Grazie a voi, è stato un piacere farvi vedere come viviamo, com'è l'isola e ci vediamo a Bangkok. Sia mai che possa essere di ispirazione anche per voi. Esatto. Alla prossima!